Quante volte avete sentito questa frase? Ah, ci vorrebbe la cara e vecchia Stock 1000. È già, perché parlando di gare fra la Superbike con il balance of performance e i campionati con altre problematiche economico-sportive, in tanti invocano la cara e vecchia Stock 1000. Ma sapete che cos'è? E soprattutto sapete che esiste ancora? Dove? Dove correrò quest'anno, ovvero in Germania nel campionato IDM. Nonostante ci abbia fatto un po' di video e lo abbia raccontato nei vari episodi in pista con l'RSV4, molte persone anche dal vivo mi chiedono: Edo, ma cosa fai quest'anno? Segno che evidentemente il messaggio non è passato, almeno non per tutti, e ho deciso di farci un video per spiegarvi perché corro lì, che categoria è e soprattutto quali piste farò, dove e come vedermi. E tra l'altro, mentre starete guardando questo video, io sarò proprio in Germania, a Schleiz, per la prima gara. Signori, la cara e vecchia Stock 1000, ma che cos'era? Moto 1000 di cilindrata, e lo dice la parola, stock, motore di serie, sospensioni, freni, gomme, finito. Ok, io ho anche i cerchi e va bene, ma sono una wildcard e non importa. Quello che conta è che comunque tutte le moto devono avere motori standard di elettronica di serie, quindi niente Motec, Marelli, Mectronic di serie. Sulla Aprilia abbiamo freno motore 1-2-3, anti-wheelie 1-2-3 e io lo uso spento, traction control, finita la baracca. Ma per quale motivo questa formula era così vincente? Perché così facendo riduci la differenza che c'è fra chi ha molte risorse economiche e chi ne ha poche, soprattutto permetti a chi di budget ne ha veramente poco di affacciarsi a un campionato nazionale dove il livello è altissimo. Come l'avventura in America sapevo che non sarebbe stata facile. Andare dall'altra parte del mondo e ficcarsi sempre nei 10 con settimo come miglior risultato non è stato poi così male. E qua la sfida è analoga, perché siccome adoro correre e fare nuove esperienze, questa scelta l'ho fatta soprattutto per voi. Le due piste più particolari del campionato tedesco, ovvero Schleizer Drake e Hockenheim, che sono le due gare più classiche e sentite in Germania. Se avessi voluto correre solo nelle piste da mondiale avrei potuto fare Sachsenring o Assen, e invece ho scelto per voi qualcosa di particolare, ovvero Schleizer Drake, che è sentitissima in Germania e ci sarà molto pubblico, ed Hockenheim, che ospita sempre la finale dell'IDM. Ci saranno le battaglie per tutti i titoli nazionali di categoria e sarà una grande festa con molto pubblico, e adesso che vi racconto le piste capirete perché. Prima di entrare nel vivo voglio spiegarvi il perché dell'avventura tedesca. Sapete che con Sergio, che mi aiuta facendomi usare una delle sue RSV4, giriamo sempre insieme, e visto che ultimamente non stavo andando male abbiamo detto dai, proviamo a fare due wildcard. E siccome il concessionario dal quale compra le moto è tedesco ed è Aprilia Vierzigmann e ci dà una bella mano con ricambi e materiale, abbiamo deciso di correre qui. Ovviamente la Superbike è inarrivabile per ora a livello di costi di gestione, e soprattutto vanno fortissimo, tutti ex mondiale, team ufficiali, quindi partiamo da una formula che secondo me è geniale ed è la categoria alla quale parteciperò io, ovvero la Pro Super Stock 1000. Ovviamente non è che qui la gente scherzi, semplicemente tutti coloro che per un motivo o per l'altro non riescono a fare la Superbike sono qui, e inoltre è ottimo per i giovani per farsi vedere e per chi come me si approccia alla categoria per esordire, perché considerate che mi vedete spesso girare con il 1000, ma io non ho mai corso con il 1000, quindi sarà la prima volta, e sentite che genialata di formula si sono inventati. Allora, motostock, e lo abbiamo già detto, monogomma Pirelli senza tutte le varie QX, solo SC1 ed SC0, quindi quelle che per Pirelli sono la media, ovvero la 0, e la dura, la 1. Quantitativo degli pneumatici contingentato a 7 gomme e gara doppia tutti i weekend, quindi un treno per gara 1, un treno per gara 2, un treno più un posteriore per le due qualifiche, nei quali l'anteriore dovrà farle tutte e due. Prove libere, appunto, libere, quindi se non hai budget e vuoi girare con l'usate puoi farlo. Niente giovedì, mercoledì, martedì per rincoglionirsi e girare in tondo. Si entra venerdì con 2 FP e una qualifica. Sabato la seconda qualifica e gara 1, mentre domenica solo gara 2. Così facendo bisogna svegliarsi fuori subito e cercare di spingere senza fare danni. Altra cosa fighissima secondo me è che non c'è la griglia, quindi non devi avere uno staff di 3-4 persone che corrono con i cavalletti. Si entra, ci si schiera in griglia, giro di ricognizione, di nuovo in griglia e poi si parte. Vi ripeto che se volete aiutarmi in questa avventura che vedete proprio qui sul canale, sponsorizzandomi e sostenendomi, vi prego di iscrivermi alla mail che trovate qui sotto. E proprio a proposito di budget, dobbiamo vedere come andrà la gara di Schleiz, perché una caduta a Hockenheim, che dovete ancora vedere il video, e alcune spese impreviste hanno rosicchiato un po' la cifra a disposizione, quindi spero di riuscire a fare tutto. Molto importante il fattore pneumatico,
pneumatici, perché in soldoni è andata così. Ho sempre usato la moto con le Bridgestone, perché avevamo quelle, facendo l'assetto per quelle. E nelle ultime 2 uscite abbiamo messo le Pirelli, che sono molto più performanti, ma molto più grandi, con molto più grip, e la moto non funziona più come prima, quindi ho dovuto stravolgere il setup. Ora dovremmo aver trovato un buon compromesso come base di partenza e domani partiamo proprio con quello. Il livello qua è altissimo perché ci sono molti personaggi veloci, giovani, e come in ogni nazionale gli esperti di categoria, i veterani, e c'è anche qualche ex mondiale Superbike e Supersport, quindi ci sarà da accelerare forte. Ora veniamo alle piste. La prima è appunto Schweitzer Drake, questo weekend 27-28 luglio, ed è un circuito semipermanente da paura vera. È una mezza pista, mezza strada che sfrutta l'andamento collinare del terreno ed è velocissimo. Considerate che c'è un curvone da fare in discesa di sesta con il 1000. Poi ci sono varianti, salti, cambi di pendenza, e in fondo alla staccata della prima curva, se giri a sinistra vai in pista, se giri a destra vai in paese e compri il pane. Scherzi a parte, è una Imola molto più stradale nelle colline, appunto perché Imola è proprio in città. È una delle gare più classiche tedesche, infatti si corre lì dal 1923, guerre a parte, e il circuito una volta era anche più lungo, quindi quasi 8 km oggi, e invece è solo di 3800 metri, ma sono velocissimi, con 3 varianti a uccidere la velocità media del giro. La seconda wild card la farò ad Hockenheim, che se siete appassionati di auto o moto conoscerete sicuramente, perché era in tutti i videogiochi di auto, con quell'infinito rettilineo in mezzo agli alberi, che però ora non c'è più. Anzi, noi correremo in quella che i tedeschi chiamano IDM variante, ovvero una variante più corta rispetto a quello che è rimasto della pista del tempo. Ci ho già girato e uscirà il video, appunto quello che vi ho detto che non avete visto, ed è impressionante come ricordi Monza come ambiente, verde, molti edifici, tribune magnificenti e quella vibe da circuito storico, soprattutto di auto. Già perché a Hockenheim non è propriamente un circuito moto ed ha delle particolarità che quando abbiamo fatto la track walk sono rimasto basito. Il circuito si divide in 2 parti, una velocissima iniziale con un solo tornantino in mezzo che spezza il ritmo, ed una parte più lenta guidata all'interno di quello che è l'anfiteatro, che loro chiamano Motodrome, ovvero il circuito si sviluppa all'interno di un gruppo di tribune e per il pubblico è spettacolarissimo. E proprio nel Motodrome c'è la famosa Sachs Curve, che è una curva a sinistra con un banking pazzesco. La pista è molto stretta, quindi sarà difficile sorpassare, ma la cosa veramente difficile di Hockenheim è che ha asfalti diversi. Si vede che è stata sempre rappezzata nel tempo e ci sono delle buche esagerate, bisogna conoscerle, e soprattutto nella parte in cui si entra nel famoso Motodrome, lì l'asfalto è nero, quasi lucido, e il grip è da bagnato, perché quello è il rettilineo che usano per le gare di dragster. Sì signori, avete capito bene, in questo circuito fanno auto, moto, e una parte di rettilineo è per i dragster. Infatti tutta la gomma lasciata giù da loro rende quel tratto scivolosissimo. Bene, siamo arrivati alla fine del video, io spero di divertirmi, fatemi l'in bocca al lupo e spero di farvi divertire. Se mi volete seguire vi invito caldamente a followarmi su Instagram, dove nelle stories metterò tutti i link, anche perché per la gara del sabato c'è la diretta YouTube. Ciao!